Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Vediamo, aspettiamo un po' di gente che entra. Innanzitutto magari fatemi sapere come sentite l'audio, fatemi un attimino capire come va il tutto. Aspettiamo che entra qualcuno. Si spera che entra qualcuno. Mi raccomando ragazzi, scrivetemi in chat. Vedo già 4 spettatori in live. Ragazzi, scrivete in chat perché così almeno io vedo i commenti. E aspettiamo, non so, una decina di spettatori. Non so, fatemi sapere qualcosa. Quattro, dai. Mancano solo 6. Magari faccio fatica a vedere io, però in teoria dovrebbe essere in live streaming. Qualcuno mi scrive su Telegram per farmi capire un attimino se si sente tutto. Aspetta che scrivo io. Ragazzi, si sente tutto. Comunque ragazzi, allora iniziamo questa live. In sostanza volevo dare innanzitutto un benvenuto a tutti. Faremo magari delle live settimanali o magari ogni 15 giorni, giusto per non essere da solo dietro un video, ma darvi, tra virgolette, anche possibilità di chiacchierare insieme a me. Questa sera avevamo un ospite, ma purtroppo ha avuto un problema e ci seguirà, tra virgolette, in chat e quindi ci sarò solo io, come sempre, ma non è un problema, anzi, cioè, mi fa solo che piacere, così almeno la prima live vediamo un attimino di capire un po' come funziona anche YouTube a livello di live. Ragazzi, scrivetemi per favore in chat. Io non so perché non riesco a vedere i commenti, se qualcuno scrive. Ragazzi, qualcuno mi scrive in chat, così almeno vedo. Cioè vedo se vedo i commenti. Ok. Beh, io dal telefono vedo e sento tutto. Ciao Andre. Ok, perfetto. Quindi vedo esattamente, anche adesso chiudo qua sul telefono, perché sennò poi diventa un doppione. Allora, va bene, dai, 5 persone collegate in chat. Come vi dicevo, allora mi son fatto una piccola scaletta, poi magari nella serata, se ci sono alcune domande al quale devo andare a rispondere, magari le mettiamo in impressione e vediamo un attimino di creare, tra virgolette, una sorta di chiacchierata tutti insieme. Allora, quindi un benvenuto veramente a tutti. Io vi devo ringraziare perché veramente, cioè, qua mi state travolgendo di iscritti e la cosa veramente mi fa molto piacere e niente, sono veramente onorato di questa cosa. Quindi in virtù di questo stasera in sostanza che cosa andremo a parlare? Andiamo a parlare magari delle principali novità partendo da queste. Adesso io non so come farvele vedere perché ho messo vabbè,
queste qua, adesso io non so se si vedono in chat, Maue Wave, quindi magari andiamo un attimino a spoilerare qualche video che uscirà in settimana, più magari andiamo a parlare di queste, delle Filter Regular, e udite udite, il problema è dove le ho messe, ragazzi, dove le ho messe? Ma dai, ma non ci credo, erano qua fino a prima. Ah no, sono di là. Niente, ci sono anche le Marine, quindi in virtù di questo sinceramente le Marine non le ho ancora provate. Mi piacerebbe parlare insieme a voi delle Maue Wave, queste che sono già appena uscite, quelle rosine, giusto per intenderci, e andare un attimino a sviscerare qualche novità del momento. Quindi andiamo a vedere esattamente quello che è tutte le novità. Allora, io vedo una persona in diretta, cioè veramente sono depresso, ragazzi, sono veramente depresso, cioè da 5 siamo passati a 1. Vabbè, poco importa, ragazzi. Allora, qua in descrizione avete tutti i miei social network. Qui in sovraimpressione vi ho lasciato anche il mio Instagram. Perché? Perché ho visto che su Instagram mi viene molto più semplice andarvi a pubblicare quelle che sono le eventuali novità, spoiler sui video, quindi andate a seguirmi anche su Instagram, fate questo piccolo sforzo, alla fine è un click, quindi niente di che. E in più vi ho lasciato anche il link al canale Telegram. Allora, questo canale Telegram in sostanza è un canale Telegram dove è diviso in 2 parti. Il primo dove vado a pubblicare, in poche parole, delle offerte Amazon, sempre inerenti ad IQOS possibilmente, e un'altra è la discussione dove ci sono dentro anch'io, quindi io non voglio essere quello dietro al video che si nasconde, cioè non è che si nasconde, cioè io voglio essere presente anche nella chat, cioè qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio, poi oltretutto vi vado a spoilerare praticamente tutto quello che faccio, quindi anche sulle nuove uscite di video, magari qualche prodotto nuovo che vado a provare, ci scambiamo anche delle che ne so, delle opinioni dove vengono fuori veramente delle belle cose. Quindi esiste anche un gruppo collegato al gruppo principale che si chiama chat, quindi è una chat dove si va a discutere in sostanza del più e del meno. Capisco che stasera c'è Sanremo, quindi io non canterò ma parlerò, e questo video rimarrà all'interno del canale di YouTube, quindi per chi eventualmente volesse andare a vedere successivamente la live, quindi come è strutturata una live, che cosa parleremo all'interno della live, potete tranquillamente andare a vederlo. Allora ragazzi, a parte il canale Telegram, io volevo un attimino annoiarvi e presentarmi, cioè dirvi esattamente chi sono, perché stasera, essendo in live, non voglio più essere, tra virgolette, quello che fa uscire il video, ma voglio anche raccontarmi di chi è Luca YouTube. Allora, io praticamente sono nato esattamente 36 anni fa, non voglio raccontarvi la mia vita, ma voglio raccontarvi un fatto che potrebbe essere interessante per tutti. Ragazzi, dai, cioè, animiamo la chat. Su. Non è che posso scrivere da solo io in chat, cioè fatemi qualche domanda, scrivete qualcosa, qualche cavolata. Allora, quindi io nasco 36 anni fa
Ho iniziato con Aikos circa 1 anno fa, forse qualcosina di più, e prima ancora svapavo. Quindi ho un passato da fumatore, da svapatore e adesso da riscaldatore di tabacco. Sinceramente nella mia storia ho fatto, tra virgolette, "cambiare idea" a tante persone, soprattutto per una cosa che mi è successa. Io stavo per diventare, diciamo, cieco da un occhio, per via della mia pressione, arteriosa. Sono un ex obeso, magari qualcuno non lo sa neanche, il fumo, tra virgolette, era un mio grosso nemico. Ho cercato di mollare, il più possibile le sigarette, ma purtroppo non ce l'ho fatta, fino a che non ho iniziato a svapare. Diciamo che prima di conoscere Aikos ho conosciuto lo svapo. Ho fatto 5 anni a svapare. Prima ho iniziato a fumare che avevo forse 15 anni, quindi immaginate voi, 5 anni fa, fate un po' i conti, ho fumato per parecchio tempo. Nel frattempo ho fatto, come dire, provare Aikos a tante persone. C'è chi la sta utilizzando ancora, attualmente, e chi invece è ritornato un pochino alle sigarette, quindi poco poco importa. In sostanza quello che secondo me dobbiamo, fare, un po' come dal mio tempo che ero, purtroppo in sovrappeso, cos'è successo? È successo che la costanza alla fine mi ha portato a smettere completamente con le sigarette analogiche. Secondo me ci sono tante persone. Io cerco sempre nei miei video di non fare delle recensioni troppo tecniche, dove vi vado a spiegare in sostanza, che tipo di resistenza c'è nella kiwi, o piuttosto che come è fatta l'ice mod. Cioè sì, qualche dato per forza di cose io ve le devo dare, ma, preferisco essere molto papale, come si suol dire, perché secondo me è proprio questo che, mi differenzia da tanti altri colleghi che fanno bellissimi video su YouTube. Detto questo, ragazzi, io penso che la mia storia possa essere, d'aiuto a tante persone. Poi magari, che ne so, arriverà il giorno che vi farò un video dove vi farò vedere tutto il mio cammino, dove esattamente sono arrivato ad oggi. Quindi la costanza, in sostanza, è quello che proprio mi ha cambiato completamente la vita. Detto questo, sinceramente non cioè io ho conosciuto delle persone che sono arrivate a tal punto che mi hanno scritto: "Luca, grazie per i tuoi video, perché pian piano mi sono avvicinato ad Aikos. Grazie ai tuoi video ho capito come sfruttare ehm, questa tecnologia, tra virgolette, ehm, a fin di bene". Quindi anche questo secondo me sono delle belle cose. Poi sinceramente che cosa è successo? Io quando mi sono avvicinato ad Aikos ho detto: "Perché non aprire un canale di YouTube?" Questo mi ha dato, come dire, una grande mano, perché ho imparato ad utilizzare questo dispositivo. Io tante volte mi ritrovo a dover rispondere a delle semplicissime domande, cioè da come si accende l'Aikos a come mi devo iscrivere su Aikos Club. Quindi, c'erano tante nozioni, tante cose che, non trovavo risposte. Quindi ho cercato, tra virgolette, di costruire, il canale di YouTube anche per aiutare tutte le persone che si avvicinano a questo mondo.
e in più mi "sprona" tra virgolette a portare sempre più contenuti. Ciao Drake, buonasera. Un saluto, mi fa piacere, un saluto da Napoli. Quindi stavo dicendo, io ho cercato, tra virgolette, di andare a costruire questo canale di YouTube, un po' a mia immagine e somiglianza. Cioè ciao Gabriele, ciao. Grazie ragazzi per essere qua. Io vedo 2 spettatori, ma, penso che la gente entra e esce. Io non riesco a capire se ci sono problemi di connessione o che cosa. Quindi questo canale in sostanza perché è nato? Per aiutare appunto tutte queste persone che si avvicinano a questo mondo. Ovviamente poi mi è scattata la molla e ho detto: "Bene, il canale devo riuscire a portare sempre più contenuti, ehm, di qualità, quindi ho acquistato il microfono, ho acquistato una telecamera, decisamente un po' più performante rispetto a quella che io ho iniziato col cellulare a fare i video, Quindi io sono tra virgolette "l'anticonformista per eccellenza", e poi ovviamente se voglio portare dei video di qualità per forza di cose mi serve del materiale. Così ho iniziato a fare i video, cioè ho preso la mia 2.4 Plus, la mia prima IQOS, poi sono passato alla 3 Duo, ho iniziato a acquistare qualche accessorio, mi sono informato, ho cercato un attimino di fare un "upgrade" tra virgolette di quello che utilizzavo quotidianamente. E personalmente, come vi dico sempre, sotto i miei video o comunque anche all'interno del video, che non esiste nessuna domanda al quale non può esistere una risposta. Quindi ogni domanda che voi mi fate sotto al video, può servire a me, ma come può servire a tutti. Cioè, anche la signora che, una sera mi ha fatto sorridere perché mi ha detto: "Luca, io ho comprato l'IQOS, cioè mio marito m'ha regalato l'IQOS, ma come s'accende?" Cioè, grazie ai tuoi video ho capito anche come si accende un IQOS. Allora Drake, sì, adesso dato che il pippone penso che ve l'ho già ormai, cioè vi ho già annoiato, allora sì, iniziamo a scaldare un attimino la serata. Iniziamo un attimino a scaldarla. Allora, hai provato, mettiamolo in mostra, hai provato le nuove hits? Perfetto, io ti chiedo quali hits. Vediamo se posso risponderti. Mi piacerebbe, avere un po' più di collaborazione da parte vostra, cioè le live servono anche questo, domande proprio a nastro, cioè io voglio creare questo contenuto di risposte. Quindi fatemi tutte le domande che volete. Ciao Giuseppe. Ciao, 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 ciao. E quindi fatemi ragazzi tutte le domande che volete. Io capisco che stasera c'è Sanremo e magari tanti di voi hanno problemi a seguire la live perché, magari non hanno una stanza, dedicata per il computer. Allora, le Maue Wave, sì, allora le Maue Wave ce li ho qua, qui. Vi faccio vedere il pacchetto aperto perché se no magari non ci credete. Sì, le ho provate e vi dirò ragazzi, allora, se io non è che vi stresso le palle perché vi chiedo ogni qualvolta di attivare la campanella, perché io sto facendo uscire una serie di video tutti i giorni, tra i quali ci saranno anche le Maue Wave. Quindi io ti posso dire qualcosina, ti posso raccontare che le ho provate per la prima volta ieri. Non so se mi seguite su Instagram, anzi mi piacerebbe che andaste a seguirmi qua, Luca YTube, ve lo scrivo anche qua in chat, Luca YTube.
Luca YTube, se andate a seguirmi trovate un po' di spoiler, cioè io è da ieri che praticamente che spammo queste benedette sigarette che finalmente sono riuscito a trovare, queste benedette stick. Sì, le ho provate, allora sinceramente sono rimasto veramente colpito. Io venerdì inizierò il video dicendovi sono veramente euforico. Quindi in virtù di questo sì, le ho provate, le adoro, nonostante sappiate che io i mentolati veramente non li amo, per chi mi segue da tempo lo sa. E sì, le ho provate, sono veramente, veramente, veramente buone. Cioè, a me piacciono. Tu Drake, l'hai provate? Oh, bellissima questa domanda, ragazzi. Cioè, Gabriele, mi piace, così dovete essere. Fatemi domande. Allora, quindi Drake, mi sembra di averti risposto. Se hai altre perplessità, scrivi. Bravo Giuseppe, adesso ti rispondo anche di questa cosa. Allora, iniziamo con Gabriele. Allora, ho comprato un paio di giorni fa la 3 Duo. Secondo te sarebbe stato meglio aspettare il Luma o arriverà tardi in Italia? Allora, giusto appunto ho fatto questa domanda a dei ragazzi che lavorano presso un Ico Store. Per chi mi segue forse anche su Instagram, però l'ho anche detto nel video che uscirà venerdì. Allora, IQOS Illuma purtroppo uscirà molto probabilmente nel 2022, ma non si sa esattamente quando. Quindi la risposta è: hai fatto bene, perché a mio giudizio la 3 Duo supera di gran lunga qualsiasi altro tipo di dispositivo. Mi sento di dire questa cosa perché, allora, io ragazzi ho qua la Lil Solid, vedete che qua si legge Lil con questa cover verde gialla che non si capisce di che colore sia, in teoria è un verde, ma vi dirò, la 3 Duo non è male, anzi fammi sapere magari sotto al video dove faccio il confronto tra la 3 Duo e la 2.4 Plus com'è la tua esperienza di fumo, in modo tale che anche le altre persone che vanno poi a vedere il tuo commento possono capire se han fatto bene oppure no. Io ti dico che hai fatto molto bene, anzi bravo, perché vuol dire che ti sei staccato dalle sigarette analogiche e sei convinto di iniziare questo tipo di esperienza. Quindi spero di averti risposto. Abbiamo un'altra domanda che è: Luca, ma anche dalle tue parti non si trovano più le Sienna Cups? Guarda, non sei il primo che me lo dice, io grazie a Dio ho un tabaccaio di fiducia che sinceramente le ho trovate, perché le ho ancora qua. Le ho. Dove le ho? Io vi chiedo scusa se non le trovo, ma cioè, io non so se vi rendete conto le recensioni che ho fatto in questi giorni, cioè vi do giusto un'idea. Aspetta, giusto per darvi una mezza idea, cioè c'ho qua potrei aprire un tabaccaio, sì, comunque. Allora, le Sienna Cups, sinceramente, vediamo se ce li ho qua, o ce li ho forse di là nel giubbotto, o ce li ho qua sopra. No, ce li ho di là nel giubbotto. No, comunque non sei il primo, comunque non sei il primo comunque, vabbè. A parte l'italiano del cavolo, non sei il primo che mi dice questa cosa. Mi informerò meglio con il tabaccaio, magari faremo un video dedicato, così almeno cercherò di rispondere quanto più possibile alle vostre domande, o magari me lo appunto e per la prossima live vi darò magari una risposta.
Oltretutto, un'altra cosa, se eventualmente voleste partecipare insieme a me alle live, dove faremo una piccola presentazione dell'ospite, e poi magari cosa ne pensi di Aikos, come hai conosciuto Aikos, perché hai scelto Aikos, e queste cose secondo me servono e devono rimanere comunque fisse all'interno del canale di YouTube. Allora, andiamo avanti con Drake. Le sto provando in questo momento, devo dire che sono buone, le vedo ottime per l'estate. Sì, Drake. Sì, perché hanno questo mentolato veramente non invasivo, anzi, sinceramente vi dirò, io le ho provate sia sulla 3 Duo, Lil Solid e Icemod Nano Kit. Vi dirò, ragazzi, cioè, le vedo molto bene, ma molto bene per l'estate. Sì, sono pienamente d'accordo con te, Drake. Altra cosa, in questo momento la Illuma è disponibile solo in Svizzera e in Giappone, per quello che so. Allora, sì, in Svizzera son sicuro, perché il mio buon amico Angelo è svizzero e anzi mi aveva anche scritto tempo fa se la volevo, se me la mandava, ma purtroppo mi sono informato con il servizio clienti e m'han detto che fino a che non esce non si può attivare alcun tipo di garanzia, a meno che si faccia la tesserina, perché Aikos Club esiste solo in Italia. Nel resto d'Europa hanno una tesserina "punti" tra virgolette, e la garanzia si può solo attivare tramite un profilo svizzero. Quindi sì, è un po' un casino, perché sinceramente, conoscendo anche persone che lavorano in ambiente di Aikos, me l'hanno completamente sconsigliata questa cosa. Cioè, andare anche un'altra cosa, c'è da dire anche un'altra cosa. Allora, ultimamente sta girando un sito internet tipo 123 Eats, dove dicono che fanno le spedizioni in Italia, vendono Eats, quelle introvabili, cioè robe pazzesche. Allora, facciamo chiarezza, cioè nel senso, quel sito è un sito di truffe. Perché allora, se un prodotto non è validato dal monopolio statale, è brutto da dire, non può essere commercializzato in Italia. In Italia abbiamo un settore doganale molto, molto attento a queste cose, idem la polizia postale. Quindi ragazzi, fate molta attenzione a acquistare su questi siti internet, perché rischiate che vi trovate comunque una denuncia sulle spalle, e mi dispiacerebbe, perché sai, la cosa diventa allettante, no, dici: "Ah, io ho Aikos Illuma per primo in Italia. Anch'io potrei avercela, cioè vado in Svizzera, me la compro, ma poi che ci fumo dentro l'Aikos Illuma?" Cioè, le Terea non ci sono ancora in Italia, che sono le hits, tra virgolette, che si vanno a fumare all'interno dell'Aikos Illuma. Quindi, cioè, solo per far visualizzazioni su YouTube, no, io sono uguale a voi, cioè non voglio portarvi, tra virgolette, un prodotto innovativo, sì, e poi cosa faccio? Spendo 130 euro per nulla? No. Allora, Gabriele dice: "Ho anche un altro dubbio. Dopo aver fumato togliendo la Hitz, la carta è come se fosse bruciata, ha delle macchie. È solo un problema mio o è abbastanza comune?" Allora, ti posso rispondere per quello che è la mia esperienza. Le Hitz all'inizio, quando abbiamo iniziato a fumare l'Aikos, avevano una cartina intorno, cioè giusto per intenderci. Aspettate, Allora, questo è l'Hitz, no, ci siamo? L'Hitz qua intorno, in sostanza, avevano all'interno una cartina di, chiamiamola, cromata, stagnola, non so come dirvelo,
che evitava, vedi che anch'io ho queste macchie ed è normale, è una sorta di condensa che si crea nella carta, essendoci comunque all'interno la lamella che arriva a quasi 300 gradi, è una cosa normalissima, non ti preoccupare, succede a tutti. Quindi stai tranquillo, cioè sono quei dubbi che purtroppo, nessuno ti risponde, o meglio, questi dubbi qua, sono belli perché sono molto costruttivi e mi sono reso conto, appunto, quando ho aperto il canale di YouTube, che tutte queste risposte non esistevano online. Cioè io ho trovato quello che, mi ha insegnato a inumidire lo stick per aumentare "l'aromaticità" tra virgolette dello stick. Questo lo faccio anch'io, molto spesso con le Nur perché quel sentore di liquirizia io lo adoro. Ehm, quindi vado a bagnarmi le dita, mi bagno le dita, faccio così su un asciugamano e poi vado a fare questo. Vado a inumidire tutte le hits e poi le rimetto all'interno del pacchetto. Questo fa sì che la carta si va, come dire, un pochino a seccare e quando viene bruciata, ehm, aumenta l'aroma. Quindi aumentando l'aroma ci aumenta anche a noi l'aspetto proprio di godimento della fumata in sé stesso. Ehm, grazie, grazie a te Gabriele, perché come dico sempre non esistono alcune domande al quale non può essere data risposta. Io vi lascio come sempre Instagram in sovraimpressione, se poi ci sono altre domande le andiamo a provare. Ragazzi, io adesso però vi faccio una domanda io a voi. Le Filt della Solid le hai provate? Sì, le Filt le ho provate e oggi è martedì, giovedì esce il video delle Filt, quindi vi vado a recensire le regular. Le Marine non le ho ancora provate, le ho ma non le ho ancora provate perché ora come ora sto provando le bronze. Le Bronze Selection, che vi devo fare il video. Dobbiamo continuare questa playlist che ho creato, appunto, che presumo che già conosciate. Quindi pian piano vi vado a recensire tutto. Allora, io non vi ho ancora tirato fuori il video della Lil Solid perché la sto provando, cioè ce l'ho qua, ok? È qui, in mio possesso. Qua vediamo, magari ve la faccio vedere in anteprima o comunque magari tanti di voi sicuramente ce l'avranno già in mano, quindi non è una novità. Capisco che potrebbe essere, come dire, dispregiativo a livello di canale di YouTube fare uscire un video di una novità magari dopo una settimana, però vorrei portarvi una recensione veritiera. Non è che voglio aprirla e dirvi ragazzi è una figata, provatela. No, perché io come sempre le cose le provo, anche le regular, io le sto provando un po' dappertutto. Vi dico una cosa che potrebbe essere magari bella o brutta che sia. Io le regular la sto fumando qua dentro l'Ice Mod Nano Kit, perché dentro qua la Lil Solid non mi stanno appagando come deve essere appagata. Oggi scrivevo su Telegram, nella chat di Telegram, e ho fatto forse anche un video short su YouTube che stavo fumando le Maue Wave. Questa è un po' la mia moka del caffè, cioè un po' come quando magari si va all'estero e si porta la moka per dire mi faccio un caffè buono, ed è un pochino l'Ice Mod, è un po' quello che mi tira fuori veramente la verità di tutte le hits, la verità di tutto quello che provo. Cioè io
la prima cosa che faccio la vado a provare nell'ice mode, poi provo tutto il resto, quindi cerco di scrivermi tutti i pregi e i difetti. Attualmente le Filt, allora, sono spettacolari perché è un tabacco veramente buono, interessante, cioè oltretutto è un pacchetto anche, vogliamo chiamarlo innovativo, cioè io sono un po' stufo di vedere questo bianco qua e le Filt dai, un po' più colorate, un po' più curate, le scritte un po' più grosse. E personalmente vi dico, per me è un tabacco molto, molto, molto all day, cioè è un qualcosa che deve essere, cioè è un pacchetto che tu lo tieni in tasca, hai voglia di fumare e vai, cioè fumi tranquilla. Ho fatto questo gesto bruttissimo. Sì, sinceramente è un tabacco molto all day. Le Marin o Marin, non le ho ancora provate, sono sincero, sarà una botta allucinante di menta. Anzi, se magari qualcuno di voi le ha provate che è in live, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Cioè, sinceramente, queste che sono le blu, si vede? Blue Selection e le turquoise, mi piacerebbe poi magari portarvi una carrellata di prodotti dove andiamo magari a fare un confronto tra le blu, le turquoise, magari le Amil e le Marin, quindi facciamo un mega confronto enorme, gigante, in modo tale che per chi piace il mentolato, ovviamente anche le Sienna Cups non sono da buttar via, ragazzi, cioè le Sienna Cups, io proprio sabato mi sono incontrato con un amico che lui fuma le Blue Selection e gli ho detto: ma tu perché fumi le Blue Selection? E a me piace il mentolato. E gli ho detto: ma le Sienna Cups le hai mai provate? Cioè, prima di dirgli tutto gli ho detto: iscriviti al canale di YouTube, prima ancora di salutarlo. Secondo, gli ho detto: ma le Sienna Cups tu le hai mai provate? Ma no, perché di qui, perché di su? Gli ho detto: guarda, ce l'ho qua, provala. Le blu le ha prese e le ha tenute in tasca. Mi fa: no, adesso prendo e vado a comprare le Sienna Selection. Questo è un attimino quello che è successo. E per quanto riguarda le Filt, ragazzi, cioè, per me è un tabacco molto all day, cioè un tabacco interessante, è un tabacco che vado a vi dico una cosa che non dovrei dirvi. Vado a confrontarle molto con le Silver o le Russet, forse più le Russet che le Silver, però hanno 2 sapori completamente diversi, cioè questo è un tabacco molto neutro e le Silver magari, vabbè, vi sto dicendo troppo, dai. Poi le Sienna Cups sono le mie preferite, seguite dalle Silver. Certo, Giuseppe, ma guarda che allora io, che sapete che a me il mentolato non mi piace affatto, cioè, o meglio, non è che non mi piace affatto, sinceramente non lo trovo appagante, cioè nella mia giornata io ho bisogno del tabacco, quindi io prediligo quello. Poi arriva l'estate, arriva il caldo, arriva tutto quello che vuoi e mi rendo conto che avere la bocca fresca non è male e presumo che farò capolino con le Sienna Cups. Allora, io le prime che sto fumando sono le Sienna Selection, devo dire che sono buone. Guarda Gabriele, io proprio oggi è uscito un video sulle Sienna Selection, presumo che mi hai anche scritto un commento sotto le Sienna Selection, se non ricordo male. Allora, sono state le prime che abbia mai fumato. Io con IQOS, le Sienna sono state proprio le prime, punto. Poi pian piano le ho provate tutte, mi sono appassionato a questa cosa e ho aperto un canale di YouTube. Quindi, cioè, oltretutto il 21 di febbraio facciamo un anno di canale.
e sono troppo contento perché non pensavo neanche di arrivare a 100 iscritti. Siamo sopra i 600 e solo grazie a voi ragazzi. Mi spiace che questi 600 iscritti sono poco collaborativi, ma capisco che stasera c'è Sanremo e quindi è più bello sentire cantanti che cantano si può dire, bah. È più bello sentire cantanti che cantano che la mia voce, ne sono più che consapevole. Allora, un'altra cosa che dovrò recensire sul canale, allora, innanzitutto dovrebbe arrivare domani quello che spero mi dia soddisfazione. Allora, Andrea Balbo, se ci sei batti un colpo, ti rispondo direttamente in live. Allora, è appena arrivato un commento, presumo rispetto alla Lil Solid, andiamo a vedere, che magari vi do un'idea. Allora, ciao, sì, l'ho comprata, dovrebbe arrivare. Perché a me YouTube Studio non mi dice? Ma pensate, ma perché questa cosa bruttissima? Vabbè, in sostanza questa persona mi sta dicendo: spero che la Lil Solid mi aggrada quanto la 3 Duo. Giampiero c'è? In chat? Eccolo, vedi, cacchio. Tu parli del diavolo, spunta alle corna. Guardalo qua, guarda, cioè appena ho detto il tuo nome sei arrivato. Stavo parlando giusto appunto con Giampiero di questa cosa, perché il canale Telegram serve anche questo, cioè io non sono Luca YouTube dietro un video di quelli che se la tira, oh minchia c'ho un canale di YouTube, no. Cioè venite dentro al canale Telegram e io sono uno di voi, cioè ho semplicemente aperto un canale di YouTube dove vi parlo delle mie. Sto aspettando la fidanzata sotto casa sua. Ah, pensavo sotto casa mia. Ho detto, bah. La fidanzata sotto casa sua e quindi guardi la live. Bravo. Quindi stasera ti do un compito, Giampiero. Fai iscrivere la tua fidanzata al mio canale di YouTube. Voglio vederlo. Digli di mettere le iscrizioni pubbliche perché voglio vedere che si iscrive. Niente, aperta e chiusa parentesi, stavo appunto parlando con Giampiero che purtroppo stasera ha avuto un inghippo, ma ha già spoilerato tutto, cioè lui, sto aspettando la fidanzata, cioè, vabbè. E stavo appunto parlando con lui dicendogli che a mio parere la Lil Solid va capita. Cioè, questo Andrea che mi va a scrivere, l'ho comprata e spero che mi aggradi quanto la 3 Duo. Io vi dico, ragazzi, io spero che questa Lil Solid voi la capiate, perché è una, secondo me, allora, per chi ha già una 3 Duo, questa va bene perché sappiamo già come dobbiamo tirare, cioè non è un tiro chiuso come la 3 Duo, ma questo ve lo spiego in 2 parole, perché le hits, queste qua, hanno un tabacco pressato, quindi sono molto dure al tatto. Le Filt che andiamo a fumare all'interno della Lil Solid hanno un tabacco trinciato, quindi avendo un tabacco trinciato non avremo quel colpo quel tiro chiuso tra virgolette, quel tiro a guancia che abbiamo sulla 3 Duo. Ecco un altro del vabbè ragazzi, ciao Andrea. Quindi avendo il tabacco trinciato, cioè queste Filt qua hanno un tabacco che è quello, non so se avete presente quando vedete in giro quelli che si fanno su le sigarette con il tabacco
quello nelle bustine. Ecco, il tabacco trinciato è esattamente fatto così, quindi le Filt sanno proprio di vero tabacco, cioè è per quello che vi dico che queste regular io le considero un all day perfetto, ma fumato nella Lil Solid, cioè ha un grosso problema questa Lil Solid secondo me, che ha un grafico che fa, guardate, così, parte su in alto, dopo fa questo e poi tum. Cioè è una sorta di U. Poi nella recensione ne parleremo approfonditamente di questa cosa. Perché la Lil Solid va capita, va compresa, va cioè uno che acquista la Lil Solid deve essere convinto di quel che fa. È vero, sono 39 euro, non è che stiamo spendendo 1500 euro, cioè uno alla peggio dice oh, la prendo e la metto nel cassetto. Però devi essere già un veterano della 3-2, cioè quindi il buon Gabriele, no scusami, sì, Gabriele che ha comprato la 3 Duo, io ti dico, se mai un giorno volessi eventualmente comprare una Lil Solid, ti dico prima fai esperienza con la 3 Duo. Quindi a questa persona, Andrea, che non è Andrea Valerio ma è Andrea Balbo, che mi ha lasciato un commento su YouTube, gli rispondo e gli dico io spero che tu sia un veterano della 3 Duo. Se sei un veterano della 3 Duo, sì, vai e acquista la Lil Solid. Per quello che non ho ancora fatto uscire la recensione sul canale di YouTube. So che tutti state aspettando sta benedetta recensione, però voglio essere sicuro di quel che dico. Cioè, come tutti i miei video, io prima di portarvi, a meno che sia una hits, quindi quando ne fumi 10 ti sei fatto un'idea. Io qua sto provando tanti dispositivi e tra tutti i dispositivi mi sto facendo un'idea anche delle Filt regular. Io vi dico che qua dentro nella IceMod Nano Kit è tutta un'altra cosa, perché vi dico anche il perché tra la Lil Solid e la IceMod Nano Kit hanno, io non so se riesco a farmi capire. Allora, facciamo una bella cosa. No, non ti devi accendere, ragazza mia. Dai, staccati su. Ok. Vabbè, niente, l'Icemond non si vuole aprire. Non si vuole aprire. Oh, ce l'abbiamo fatta. Allora, l'IceMod, ragazzi, ha una particolarità, e fantastica secondo me particolarità. Vedete? Questo è l'ago che c'è nella Lil Solid, identico. Ma questo ago qua si va a scaldare quei, secondo me, 10, 20 o 30 gradi in più rispetto alla Lil Solid, che ti cambia la vita, ti cambia completamente la vita. C'è la sì, Giampiero, nell'IceMod viene riscaldato l'ago, certo. Perché nella Lil Solid cosa viene riscaldato?
Nella LIL va per induzione elettromagnetica. Cosa va per induzione elettromagnetica? Scusami, se mi permetto. Che cosa? Ti stai confondendo con l'Illuma, Giampiero. No, nell'Icemod viene riscaldato l'ago presente all'interno. Si riscalda l'ago, si buca e si riscalda la Liz o comunque la filtra. Si riscalda tramite onde, invece nella Ismod si riscalda direttamente l'ago dall'interno come... Come la lamina su Icos. Si riscalda onde? Sì, vabbè, ma tu ne sai una più del diavolo, dai. Tramite onde invece nella Ismod si riscalda direttamente l'ago dall'interno con la lamina. Va bene, ho imparato una cosa nuova, quindi il nostro Giampiero ci sta dicendo una bella cosa e ringrazio queste figure di merda direttamente in live, perché sono cose che... Ma che ti ridi? Ma che ti ridi? Ma che te ridi? Dopo ti chiamo. Dopo ti fa... Grosso così te lo faccio. Allora, giustamente Giampiero, che non possiamo dire chi è, lui ha fatto un bellissimo commento, ci ha detto una cosa nuova. Tramite onde invece va bene, nell'Icemod va bene, lo sappiamo. Però c'è da dire una cosa, che nell'Icemod cosa succede? C'hai quei 20-30 gradi in più, ragazzi, che ti cambia la vita. Quindi questa induzione elettromagnetica che si crea intorno al lago non è che sia così meravigliosa, cioè a livello di, come dire, esperienza di fumo, ci mancano quei pochi gradi per dire oh, che spettacolo. Secondo me chi ha la Lil Solid? Chi è che ce l'ha? Scrivetelo qua sotto nei commenti, alzate la manina. Io sono il primo, io ce l'ho. Chi è che ce l'ha? Chi è che ce l'ha? Vediamo in quanti l'avete acquistata. Vediamo. No, sei un balordo, sei. No, però ti ringrazio, Giampiero. Cioè, queste cose, anzi, guarda, faccio una cosa. Se in mezzo a questo bordello qua trovassi una penna, me lo appunto anche. Guardala qua, la penna, track. Quindi mi hai detto che si riscalda, allora, ago Lil Solid si riscalda tramite onde elettromagnetiche. Va bene, perfetto. Allora, quanto costa l'Icemod? L'Icemod costa 39 euro. Vi ho lasciato un link qua sotto in descrizione. Poi ti faccio un audio più dettagliato su Telegram. Eccolo qua, Andrea. Andrea, ti rispondo direttamente in live al commento che mi hai lasciato su YouTube. Aspetta che prima rispondo a quanto costa l'Icemod.
L'Icemod costa 39,70 € se non erro. Vi ho lasciato qua sotto un link dove potete andarla ad acquistare se volete. Allora, quindi siamo praticamente io, Giampiero, Andrea in 3 che abbiamo l'Icemod. Intanto so già le vostre risposte, però mi piacerebbe sapere quanto vi aggrada la Lil Solid da 1 a 10. Dovete essere sinceri però. Andrea Balbo, nel frattempo innanzitutto grazie per essere qua in live con noi. Ti rispondo direttamente al commento, se mi dai il permesso lo vado a leggere in diretta. Quindi scrivimi qualcosa qua nella chat, fammi sapere se posso leggerlo, che poi vabbè è pubblico, però visto che siamo qua tutti assieme. Andrea, ci sei? Batti un colpo. Andrea? Vabbè, comunque. Andrea mi va a scrivere, mi dice: ciao, sì, l'ho comprata, dovrebbe arrivare domani. Quello che spero è che mi dia soddisfazione come la 3.2. Innanzitutto ti metto il like e il cuoricino. Allora, la soddisfazione, diciamo, per alcune cose mi aggrada, per altre meno. Oh, molto bene, perfetto. Quindi, rispondendo ad Andrea, ti dico, spero che mi dia soddisfazione come la 3.2. Stavo dicendo a Giampiero, proprio stavamo parlando oggi sul canale di Telegram, che sinceramente, o meglio anche Giampiero mi stava dicendo questa cosa, quindi confermava tra virgolette le idee, che la 3.2 rimarrà secondo me sempre la principessa del reame. Tutto quello che gravita tra virgolette a questa 3.2, cioè o tirano fuori una IQOS 4, quindi con lo stesso sistema di lamella magari aggiornato, non lo so, ma io sono consapevole che anche un IQOS Illuma, io non l'ho mai provata, quindi magari sto dicendo una castroneria, secondo me non arriverà ad IQOS 3.2. Cioè lì il solid va capita, va compresa, cioè la fumata secondo me deve essere ancora più rilassata rispetto a quello che noi facciamo con IQOS 3.2, perché ha un grafico balordo, ha un grafico che inizia con una mega fumata, cioè quando la provi, cioè quando la provi è pazzesca, poi arrivi agli ultimi 3 tiri che bam, cioè disastro, perché cioè io stavo provando l'altro giorno in macchina mentre guidavo e stavo facendo una telefonata con Giampiero, che stavamo appunto parlando di questa Lil Solid ieri. Gli ho detto: cacchio Giampiero, sto fumando ma non esce fumo, cioè non è che non esce fumo, è che proprio, cioè non ti dà quel senso proprio di appagato come può essere un Icemod. Cioè Icemod parte così e finisce così, cioè la lamina non va in protezione perché la lamina si raffredda con lo spegnimento del dispositivo. Invece la Lil Solid, grazie a Giampiero, abbiamo imparato stasera, io purtroppo sono un cliente come voi, quindi le cose io le imparo provandole. Abbiamo capito che
l'ago della Lil Solid si riscalda tramite delle, onde elettromagnetiche. Quindi potrebbe essere che alla fine dei 14 tiri canonici, vada un attimino in down perché si va ad affievolire il riscaldamento di questa lamella, cioè di questo aghetto. Poi Andrea ci dice: se devo dare un voto dico 6, ma risicato. Poi tra un po' di tempo il voto si può anche alzare, ma anche abbassare. Esattamente, cioè allora ragazzi facciamo un excursus. Cioè come tutte le novità vanno comprese, vanno capite. È ovvio che a caldo si dà un voto magari più basso rispetto a quello che eravamo abituati, per un semplice fatto, perché ovviamente come dice il detto, com'è che era? Sappiamo quello che lasciamo, ma non sappiamo quello che troviamo. È la stessa cosa, cioè secondo me, cioè è proprio così, il detto proprio calza proprio a pennello. Ovviamente è più semplice trovare in una novità dei difetti che, magari essere costante e poi andare a, trovarli quando si conosce esattamente tutto di quel dispositivo. È per quello che io non vi ho ancora portato una recensione sul canale, ma la sto provando quotidianamente appunto, per dare un giudizio realistico. Cioè io l'ho acquistata ieri, quindi come voi sono un utilizzatore proprio in erba, cioè quindi cioè io ci metto 30 secondi a fare un video e dire: "Ah ragazzi è una bomba, è una figata, la Lil Solid, andate compratela perché vi troverete benissimo". E poi che cosa succede? Torni indietro e mi dici: "Luca, ma che cosa stai dicendo?" Cioè stai dicendo delle mierite cavolate. Quindi in virtù di questo, come vi dico sempre nei miei video, io cerco di portarvi una recensione veritiera, non una recensione con una pochezza che poi, lascia il tempo che trova. Ragazzi, cioè io già 1 ora che parlo, è già 1 ora. Porca loca se passa il tempo, uè. Quanti fumano la kiwi? Vediamo in quanti fumate la kiwi. Comunque Giampiero, sì, fammi un audio più dettagliato su Telegram, anzi vi esorto tutti di andare a iscrivervi su Telegram, perché mi piacerebbe appunto andare a creare un bel gruppo, cioè così, Gabriele Fazio, io no rispetto a che cosa? Sì Andrea, l'ho già letto. Io no. Puoi dirmi io no a che cosa si riferisce? Perché mi sa che abbiamo un ritardo. Ah, la kiwi. Ah, scusami, c'hai ragione. In quanti avete la kiwi, giustamente. Ragazzi, la kiwi, cioè per chi vuole iniziare a svapare è la fine del mondo, cioè tiro contrastato, aroma pazzesco. Non so se siete andati a vedere il video, dopo 2 mesi di utilizzo cosa ne penso. Cioè è una bomba, cioè rispetto a tanti altri dispositivi, cioè io ho la casa piena di dispositivi, o meglio ce li ho da mia mamma, ne ho provate tante, però interessante e intrigante come la kiwi, veramente ne ho trovati pochi. Forse dico una bestemmia. Se magari c'è qualche svapatore all'interno mi dice: "Luca, ma che stai dicendo?" Posso paragonarlo ad un Ataman, ma no.
dai, è troppo forte questa cosa. Però un Ataman sa il fatto suo. Per chi conosce l'atomizzatore Ataman, è tanta roba. E niente ragazzi, dai, siamo arrivati a 1 ora e 5. Allora, io vi chiedo un ulteriore sforzo, sinceramente. Hai mai provato la Glow? Wow! Sì, c'è anche Gabriele, c'è anche un video sul canale di YouTube dove parlo appunto della Glow. Cioè, sinceramente ho cercato di estrapolare tutte le informazioni della Glow e andarvi a dire tutto quello che non vi dicono. Cioè, la Glow è un ottimo dispositivo per chi non ha mai provato IQOS. Cioè, uno che smette di fumare con Glow prende e compra Glow, quindi per lui è la novità pazzesca. Ma Glow secondo me ha un grosso difetto, cioè non è tanto il dispositivo, perché il dispositivo è fatto molto bene, anche questa induzione, questa novità che diciamo che è principe su Glow, perché IQOS il Luma sì, già uscita, ma in Svizzera e in Giappone, in Cina adesso non so, Giappone, Cina, boh. Però in Italia no, quindi diciamo che chi ha la principale novità di questa cosa del fumo ad induzione è Glow. Il problema non è il dispositivo, come vi dicevo, ma purtroppo sono le sigarette, che io ho provato una terracotta e ragazzi, non so, ditemi voi che cosa ne pensate. Io pensavo di fare una recensione di ogni pacchetto delle Glow, ma mi sono rifiutato. Perché vi andrei a dire, non lo so. Forse in un video non è possibile dirlo. Cioè, comprate IQOS piuttosto. Comprate IQOS, comprate le Silver, comprate le Russet, comprate le Sienna, comprate le Sienna Caps, comprate le Filt Regular, le ultime uscite con l'Il Solid, ma non comprate la Glow. Cioè, la Glow purtroppo io non ci ho trovato tabacco dentro, ma proprio zero. Cioè, io ho provato a fumare per una settimana di tempo la Glow. È bello questo sistema del fatto di avere un boost all'interno del dispositivo, quindi hai, tra virgolette, un calore e una fumosità veramente interessante, perché la Glow ha una fumosità veramente interessante. Il problema è il sapore. Cioè, io ho trovato proprio grosse difficoltà, questa tostatura importante, perché è una tostatura veramente importante, non mi ha pagato proprio per nulla. Cioè, mi sembrava di mangiare cioccolato, non lo so, mi dava questa impressione. E no, io non me la sento di portare un contenuto su YouTube, andando magari a provare degli stick, chiamiamoli stick, dove già parto con un piede sbagliato, quindi non fanno parte del mio essere. Poi, per carità del Signore, ci sono secondo me tantissime persone che utilizzano la Glow, che si trovano bene, però cioè, mangiati una tavoletta di cioccolato, secondo me sei più appagato che fumarti una Glow. Questo è quello che mi dà l'idea. Allora, vediamo cosa ci dice. Anche secondo me il problema è che non ci sono delle tabaccose davvero buone, però devo dire che non ho fumato più sigarette anche con quella. Certo, te l'ho detto anche prima, io non voglio passare, tra virgolette, per presuntuoso, però se tu fai questa prova, guarda, io come al solito nei miei video cerco di
lasciarvi, tra virgolette, anche un dubbio e provarlo voi stessi. Cioè, tu prova a fumare un IQOS, cioè prova a fumare uno stick con l'IQOS. Dopo prendi in mano la Glo e fuma una terracotta o comunque una qualsiasi altra tabaccosa, che loro chiamano tabaccose. E non so. Io sono solo che contento di questa risposta e ora ho deciso di provare anche IQOS. Certo, ma ti posso assicurare che IQOS, nonostante per tutto quello che si dice, cioè tu giri per la tua città, non so se hai mai fatto questa prova. Prova a contare quante persone vedi con in mano l'IQOS e quante persone vedi con in mano una Glo. Ho fatto anche una sorta di indagine di mercato con i 7 tabaccai del mio paese cioè IQOS va per la maggiore. Cioè Glo sì, adesso ha tirato fuori degli aromi di nuovi pacchetti, ma cioè non lo so. Io nel mio canale di offerte Telegram pubblico anche la Glo, perché giustamente io non voglio tralasciare nulla, però se devo dire compra un IQOS 3 Duo o una Glo, ti dico compra la Glo. Ma scusa, compra l'IQOS, ma tutta la vita, perché come sempre dico io non voglio raccontarvi cavolate, cioè non voglio raccontarvi delle cazzate assurde, che poi uno ne vale tutto il lavoro che sto facendo su YouTube, perché comunque, cioè, io voglio portare dei contenuti veritieri e dirvi che una roba è buona, come vi ho detto prima, rispetto la Lil Solid, dirvi sì ragazzi, io do 10 più a questo dispositivo e andate a comprarlo. Io penso che su 10 persone almeno 2 persone prendono, stoppano il video e vanno a comprarla. Io non voglio dire 10 su 10 perché non sono nessuno, però sto notando che comunque i miei video a qualcuno servono e questa cosa a me piace veramente, veramente tanto, perché mi rendo conto, scusate le braccia conserte, ma mi trovo comodo così. Mi rendo conto che più porto video veritieri e più mi trovo a avere, secondo me, dei commenti interessanti a livello di video. Cioè io oggi ho ricevuto non so quanti messaggi dicendomi: Luca, grazie ai tuoi video magari non fumo più questo tipo di hits, ma ne fumo un altro, perché effettivamente tu hai spiegato, hai illustrato bene quello che è il sapore all'interno dell'hits, e provandola ho riscontrato veramente la realtà. Quindi io sono solo che contento di queste persone che mi lasciano questo tipo di feedback, perché è quello che voglio. Cioè il mio canale deve essere un punto di riferimento per la persona che ha iniziato a fumare IQOS per la prima volta fino a quello che lo fuma da 4 anni. Quindi ci deve essere su praticamente qualsiasi cosa. Addirittura ci sono persone che ne sanno molto più di me, e confrontandomi anche su Telegram tutti i giorni con queste persone, tra i quali c'è Giampiero o Andrea o altre persone che adesso non ricordo i nomi, però cioè noi tutti i giorni siamo lì e ce ne diciamo di ogni. Cioè io se vi devo dire che la Lil Solid o l'IQOS 3 Duo fa schifo, io ve lo dico. Cioè io non voglio dirvi no ragazzi andate a comprarla. Cioè i soldi li guadagno anch'io, so che cosa vuol dire guadagnarli, e buttare via dei soldi e saperlo che io vi sono andato a dire una cosa per farvi spendere dei soldi, no. Cioè piuttosto non pubblico il video, piuttosto non vi dico niente.
Ho provato la Glow, ma fa schifo. Allora, Andrea, guarda, io ti dico, ehm, come ho detto fino adesso, poi divento logorroico quando gli argomenti mi interessano. Secondo me la Glow non fa schifo, perché è un ottimo dispositivo con una grandissima novità, che è quella dell'induzione, no, cioè un po' come IQOS Illuma, che la troviamo ancora oltreoceano o comunque qua ai confini d'Italia, ma in Italia non ancora. Per esempio la Plum è un altro dispositivo secondo me molto interessante, ma viene venduta solo almeno questo che io sappia, nel sud Italia, in Puglia, son sicuro al 100%. Allora, il buon Roberto mi lascia sempre dei commenti pazzeschi e di questo io veramente lo ringrazio, perché imparo molto anche dai vostri commenti. Allora, ciao Luca, io possiedo sia IQOS 3 Duo che Glow Hyper Plus. Adoro entrambi i dispositivi, ma IQOS è complessivamente superiore. Durata delle Neostick di Glow breve e colpo in gola decisamente fastidioso. Guarda Roberto, io veramente ve lo lascio qua. Veramente ti ringrazio di questo commento, perché ehm, come te mi lasci tanti commenti che io tante volte vedo delle risposte sotto, ehm, che diventano costruttive. Cioè a me piace il confronto, sono qua appunto anche per questo, perché, non voglio solo essere quello che pubblica video, voglio essere anche una persona con il quale ci si può parlare, ci si può confrontare. Effettivamente Glow Hyper Plus, ehm, secondo me è nettamente inferiore rispetto ad IQOS, cioè proprio son 2 cose differenti. Cioè IQOS tu fumi il tabacco tostato, cioè lo vai a riscaldare, scusate, non si fuma, e senti proprio il tabacco. Cioè io nella Glow Hyper Plus, ragazzi, il tabacco, ma neanche col lanternino io l'ho sentito. Cioè, non lo so, sa di dolce, cioè io adesso ho in mente il sapore delle terracotta. Io ho preso la mia, Neo Stick, l'ho infilata, a parte che vabbè è lunga, 70 centimetri ed è quanto un pacchetto di sigarette, se non più lungo, e già quello è una cosa che proprio mi dà fastidio, perché vuol dire che, tu stai dando l'impressione alle persone di avere in mano ancora un pacchetto di sigarette. Cioè, se io ti voglio far dimenticare le sigarette analogiche, non puoi già farmi degli stick lunghi 20 centimetri. Non lo so, questa è una mia idea, poi la "camera" tra virgolette ehm, di riscaldamento, cioè quando tiri fuori la Neo Stick che viene fuori tutta marroncina, che sembra un po' quando bruci ehm, riscaldi la carta e quindi si colora, ha un sapore che secondo me alla snasata è uno spettacolo, è veramente buono, sembra una torta, sembra un dolce, però fumandola no, fumandola a me non mi appaga proprio per niente. Cioè, o meglio, mi può appagare, ma io se cerco un tabacco io vado da IQOS, ma tutta la vita, cioè tutta la vita. Quindi vi dico perché io non vi vado a portare ancora la recensione della, Lil Solid, perché la sto provando, perché voglio trovare tutti i pregi e tutti i difetti e dirvi esattamente quello che è. Cioè io prima di andarvi a raccontare e dirvi: "Ragazzi, guardate che è uscita la Lil Solid", bravo, lo sappiamo, è una settimana che è uscita. Ehm, compratela sì, compratela no, devo essere sicuro, cioè ho tra virgolette anche una responsabilità, chiamiamola responsabilità, cioè io vi dico la mia, poi ovviamente uno può essere d'accordo oppure no. Però tante volte mi sento anche un minimo di responsabilità, cioè un po' come le Sienna Cups. Io so che esiste una loggia delle Sienna Cups, so che ci sono tante persone che le Sienna Cups le hanno capite il perché sono nate quelle Sienna Cups. Quindi io cerco
di essere spiccio, di essere veritiero in quello che vi porto. E Glo no, Glo no, non mi appaga, proprio per nulla. Altre domande? Visto ragazzi che siamo aumentati di iscritti, quindi grazie. Spero che non vi dia fastidio se vi chiedo di andarmi a seguire su Instagram, che magari vedete qualche grazie Roberto per l'iscrizione, grazie, veramente grazie. E vedete qualche spoilerino in più, o magari anche se avete Telegram, qua sotto in descrizione trovate il link al canale Telegram. All'interno del canale Telegram io vedo sempre 13 iscritti, quindi in realtà non si è iscritto nessuno. All'interno del canale Telegram, come vi dicevo, praticamente ci sono due, non so se vedete, ci sono praticamente due gruppi, uno di offerte IQOS, dove vi pubblico quotidianamente praticamente tutti i link, dove se acquistate da questi link andate in sostanza a supportare il canale. E in più c'è un altro gruppo che si chiama Luca YouTube Live Chat, dove scriviamo veramente grandissime cazzate. No, non è vero, si parla del più o del meno, dove mi faccio anche conoscere, perché come vi dico sempre, io sì, va bene, ho creato un canale di YouTube, però a me piacerebbe conoscere i miei iscritti, cioè creare una sorta di empatia, di collaborazione, cioè non va bene, guardate i miei video, io per carità, se non ci foste non esisterei neanche, però mi piacerebbe conoscere i miei iscritti, cioè mi piacerebbe parlarci. Magari in un video è un commento sterile, quindi rimane lì, sì va bene, io vi rispondo, però finisce lì, cioè la mia risposta non è costruttiva. Invece nel canale Telegram possiamo parlare, possiamo fare tutto quello che volete, cioè ok, ma preferisco 100 volte IQOS. Andrea, io sono d'accordo completamente con te. Allora, Roberto ci dice: in merito alla Kiwi, come ti trovi con la gestione della pulizia del dispositivo e i costi generali che ti trovi ad affrontare? Da quanto ho capito la utilizzi spesso. Sì, allora, discorso Kiwi. Ragazzi, la Kiwi è un dispositivo, come vedete, identico ad IQOS, cioè chi l'ha prodotta, quindi Kiwi Vapor, e poi distribuita e ideata, tra virgolette, da Vincenzo Sparacino. Allora, come mi trovo? Mi trovo, cioè io in casa fumo solo questa, infatti stasera non mi avete visto fumare un Iz, perché a mia moglie dà fastidio, quindi io porto molto rispetto a mia moglie e quando mia moglie è in casa io non fumo ma svapo. E in virtù di questo ti dico i costi generali. Allora, costi generali sono veramente minimi. Perché? Perché attenzione, i costi li puoi trovare in un liquido. Io mi faccio i 100 ml, quindi vado avanti tra virgolette un mese e mezzo con i miei 100 ml, e in più io acquisto praticamente solo la resistenza, questa qua, che è magnetica, e tu vai a comprare praticamente in negozio di svapo solo questa, e qui dentro ci stanno 2 ml di prodotto, che se non sei un compulsivo che rimane attaccato 24 ore alla sigaretta elettronica non è male.
ha una grossa positività. Siamo abituati ad IQOS, ok? Quindi noi abbiamo il nostro holder e il nostro charger, uguale, preciso identico. È stata una trovata commerciale secondo me pazzesca, perché abbiamo la stessa cosa, cioè holder e charger. Lui cosa fa? Dà la carica al nostro holder. Quindi io una giornata con questa la faccio tranquillamente. Ovviamente la devi caricare poi tutti i giorni. Quindi a livello di costi di gestione zero, cioè quando vai dal negozio di sigarette elettroniche, ti compri il blister da 4 se non erro, dovrebbe costare intorno 4, dovrebbe essere 15 euro forse, e spendi una cinquantina d'euro, ti vai a prendere tra le 4 resistenze, ti fai il tuo liquido, ovviamente devi avere il tuo liquido preferito. Io qua dentro ho un tabacco vaniglia, cos'è che era? Tabacco, vaniglia e aspetta, sì, un tabacco vanigliato, basta. Non è male, io fumo il doppio rispetto a quello che fumavo prima, quindi siamo intorno agli 8 mg di nicotina. È tanto, perché è tanto, però dobbiamo sempre comunque capire che è una pod, quindi rispetto a un atomizzatore a guancia che io fumavo a 3 mg, se metto dentro 8 mg di nicotina, cioè io mi spacco la gola. Invece nelle pod si tende sempre ad aumentare un pochino di più, e inizialmente ho iniziato a 8, adesso io qua sono a 6 milligrammi, e devo dire che io IQOS la fumo solamente quando esco, basta. Cioè, oppure tipo in questi giorni che sto fumando le Bronze Selection perché vi devo far la recensione, quindi magari vado sul balcone, esco sul balcone e continuo a provare, magari mi fumo 3-4 hits alla volta, perché quando vi devo fare la recensione io devo capire esattamente dalla A alla Z se è una cosa che può piacere. Innanzitutto deve piacere a me e poi può piacere agli altri, perché come dico sempre, comunque le hits sono molto ma molto ma molto personali. E no, niente, comunque Kiwi eventualmente per chi volesse, non è obbligatorio. Sempre qua sotto io avevo già preparato una descrizione con dentro tutti i link di Amazon per andare ad acquistare tutti i dispositivi di cui ho parlato stasera, quindi dalla IceMod Nano Kit alla IQOS 3 Duo e la Kiwi, e in più la Lil Solid, che vi ho scritto, se volete contattatemi su Instagram, seguitemi e contattatemi su Instagram, che il mio profilo Instagram, a parte che l'ho trovato, cioè lo trovate sia sul canale principale che qua sotto in descrizione, o se no vi basta cercare su Instagram Luca YTube e mi seguite, mi scrivete un messaggio e vi dico come poterla acquistare. Ovviamente non ve lo vado a dire qua perché ve lo andrò a raccontare poi nella recensione, ma è una cosa che mi devo ancora informare, perché mi è arrivata una mail oggi e devo ancora capire se è una cosa valida per tutti oppure solo per gli utenti Platinum. Io sono un utente Platinum in IQOS Club, mi son fatto un mazzo così per riuscire ad arrivare a questo benedetto utente Platinum, e finalmente il mese di, se non ricordo, novembre forse, sono diventato un utente Platinum. E voi vi chiederete che cosa cambia? Ho fatto un video dedicato alle 3 step
dell'Icos Club, che poi magari lo andremo ad aggiornare. Un'altra cosa che succede all'interno del canale Telegram, quindi per chi volesse entrare all'interno del canale Telegram, Giampiero, che non penso sia più collegato perché è andato a prendere la fidanzata. Oh, grande Giovanni, le TQS. TQS, eccole qua. TQS, tanta roba. Stavo dicendo, Giampiero, no, non mi ricordo più cosa stavo dicendo, adesso sto pensando alle TQS. Aiutatemi. Mi sono perso. Vabbè, stavo parlando sostanza della mail. In poche parole, questa mail che mi è arrivata parla un attimino del discorso acquisto lì Solid, quindi devo un attimino informarmi. Giovanni, buon Giovanni, innanzitutto grazie per essere qua con noi stasera. Stai provando le TQS. Grazie a te Roberto, grazie a te per le tue perle che mi lasci ogni volta sul canale di YouTube. Ti ringrazio anche dell'iscrizione, ho visto che ti sei iscritto, quindi credi un pochino in Luca YouTube, quindi di questo te ne ringrazio veramente tanto, e continua a lasciarmi commenti, perché i tuoi commenti, ovviamente senza tralasciare tutti gli altri, ma i tuoi sono sempre very corposi e possono veramente insegnare tanto a tutti gli altri anche. Allora, parliamo di TQS. TQS a me piacciono. Sì, le TQS che sono queste, nel mio canale Telegram o comunque nel nostro canale Telegram Luca YouTube, se non ricordo male ho inserito anche TQS Italia. Perché? Perché io le TQS le vorrei tanto portare in Italia. Sono delle hits veramente particolari, ovviamente sono compatibili con Icos, con Lil Solid, con Icemod, con tutto quello che vuoi. Sono particolari. Dirti che sono buone, sono sicuramente veritiere. Sono veritiere rispetto a tutti i pacchetti, cioè dal fatto che non esiste tabacco all'interno delle TQS, ma è un mix di erbe, quindi è già come dire, un approccio diverso rispetto a quelle che sono le hits normali che siamo abituati a sentire. Dopodiché io non so se tu hai provato i vari gusti, perché ci sono le Blast che hanno il pallino all'interno dello stick e secondo me hanno un piccolo difetto. Io non so se tu le hai viste. Sono un pochino. Ti posso inviare qualche pacchetto in regalo. Beh, ti ringrazio perché io non so tu quali hai. Io le ho, cioè almeno a me TQS me le ha inviate, l'ho anche dichiarato che non le ho acquistate, ma me le ha inviate per fare una recensione e ne ho alcune, cioè ce le ho tutte quelle bianche, queste io sto parlando di queste. So che ne esistono altre in commercio, però io ho queste bianche. E ti stavo dicendo, io non so se tu hai notato che sono molto più sottili rispetto a un hits normale. Questo ve lo posso far vedere da qua, non so se si nota. Io ragazzi devo cambiare sta telecamera, io ho bisogno dell'autofocus, però vabbè, arriverà. Praticamente sono un po' più sottili e hanno secondo me un grosso problema, cioè sono compressatissime,
sono di un compresso pazzesco, cioè fan fatica anche a entrare all'interno dell'IQOS, ma non voglio essere pessimista per questa cosa. Anzi, vi esorto ad andarle ad acquistare su TQS Italia su Instagram. Magari ditegli che ve l'ho detto io, vi faranno un piccolo sconto, questo non lo so. Però sono particolari. Tu mi dici, scusami, non avevo visto il messaggio, ci provate ma sono troppo forti. Cosa hai provato? Vediamo se posso aiutarti. Fammi sapere se senti il mio audio. Cosa hai provato? Perché io ne ho provate un po', non le ho provate tutte. Ho fatto anche un video. Sì, si nota anche quando le fumi. Sì, esatto, che sono molto compresse. Sì, hanno un tiro veramente tanto contrastato. Cioè, uno che è abituato all'AIDS prova una TQS, uno deve avere dietro qualcuno che lo tira per riuscire a tirare una TQS, perché sono veramente toste. Cioè, ma sul fatto che siano forti, dipende che cosa hai provato, perché le regular io non le ho trovate così tanto forti. Forse ti dirò magari ti rispondo io prima che scrivi. Il fatto che siano forti magari i gusti, quindi le blast, quando vai a cliccare la pallina lo trovi melon blast, mentolo, arancia, buone, e poi regular. Sì, forse il forte intendi a livello aromatico, che poi forte io per esempio quando ho provato le lemon blast, ragazzi, c'è un'esplosione di limoni da far paura. Cioè, secondo me le migliori stick fruttate che abbia mai provato. Cioè, proprio, ma anche le melon blast, senti proprio cioè un tornado. Se voi avete visto dei miei video ultimamente, adesso abbiamo anche gli effetti sonori, no? Cioè, una bomba di frutti pazzeschi, veramente pazzeschi. Cioè, secondo me non sono affatto male. Forse questo intendi forti. Quindi sì, presumo che sia appunto per questo. Ciao Gabriele, ciao Oc. Benvenuto in live, ti ringrazio per essere qua con noi. Manuel, ciao Luca, bene, nuove persone. Ragazzi, se avete qualche domanda, sono qua apposta, quindi mi raccomando, andate a seguirmi su Instagram. Gabriele, mi devi salutare, ma figurati, ti ringrazio veramente tanto per essere qua e per aver dato la tua disponibilità questa sera. Mi raccomando, qua sotto trovate tutti i social. Per chi volesse, poi divento noioso, per chi volesse iscriversi al canale di Telegram, fatelo, perché così almeno ci confrontiamo direttamente, senza cioè, vedete qualche spoiler, vedete un po' di cose, che io sul canale Telegram praticamente metto tutto quello che provo, tutto quello che in anticipo, ovviamente, e poi ci si può confrontare. Ora vai su Telegram. Bravo. Telegram, Instagram, seguitemi un po' dappertutto, così, perché io faccio distinzione, nel senso, Instagram lo uso più tipo fai la storia, ciao raga, guarda che sto per registrare un video, piuttosto che Telegram invece è un qualcosa di confronto proprio vivo, perché se io provo un qualcosa, per esempio in questi giorni, tra ieri e oggi stavamo parlando nel gruppo discussione della Lil Solid,
Io è da ieri che ne parlo, e quindi se volete è lì. Secondo te com'è la Lil? Eccola qua. Eccola qua. Io ho preso anche questa è blu, però ho preso anche la cover, che poi in realtà è doppia, ma io ne ho cambiato solamente una. Com'è la Lil? A breve vi farò un video dedicato, rispetto alla Lil Solid nella live, poi magari, vai a vederla, è 1 ora e 40 che sto parlando. Inizio ad avere la bocca un po' asciutta. Molto brevemente, per darti una risposta, perché è giusto che ti vado a rispondere, com'è la Lil? Abbiamo parlato questa sera della Lil Solid, abbiamo detto che la Lil va capita, cioè se tu sei un veterano della 3 Duo, compri la Lil Solid, sai già come comportarti. Quindi sai che non devi avere quel tiro troppo compulsivo, ma devi fare quei tiri molto, secondo me, più rilassati rispetto alla 3 Duo. Perché? Perché ha un grafico a U. Cioè, innanzitutto la lamella, stasera ho imparato una cosa nuova che magari non lo sa nessuno. La lamella, scusate, l'ago della Lil Solid si va a riscaldare tramite onde magnetiche, e non si va a riscaldare la punta, ma si riscalda tramite queste onde che si creano all'interno della camera, qua all'interno, qui. Se volete andarla a vedere meglio, qua, esattamente qua dentro. E quindi abbiamo imparato questa cosa nuova, che riscaldandosi tramite onde magnetiche abbiamo capito che purtroppo il grafico scende con gli ultimi tiri, cioè proprio io ho notato che non fa fumo, cioè ne fa all'inizio, cioè all'inizio è una bomba, perché fa un fumo della Madonna, cioè proprio pazzesca. Dopodiché scende, cioè io ho notato che gli ultimi 3/4 tiri è inesistente, cioè fai fatica a tirar fuori il fumo dalla bocca. Quindi spero di averti risposto. Quindi devi essere, poi ve lo dirò nella recensione completa, quindi vi farò vedere cosa si trova all'interno della scatola, cosa c'è scritto sulla scatola, la prima accensione, i vari tasti, perché c'è l'autopulizia, il reset, ci sono tante cose. Non lo so, io ho notato questa cosa. Se tu ce l'hai, magari mi piacerebbe confrontarmi sul discorso nel canale Telegram, magari ne parliamo. Se hai Telegram e se hai la possibilità di iscriverti. Ricordo a tutti che qua sotto in descrizione ho lasciato tutti i miei social network, tra i quali il canale Telegram, quindi mi auguro, spero che qualcuno di voi si possa iscrivere in modo tale da quantomeno creare questa community vera e propria, cioè una community solida. Non mi va di continuare a parlare sempre da solo, cioè io vorrei confrontarmi insieme a voi. Eccolo qua. Bene Gabriele, è arrivato. E il bot funziona. Ciao Gabriele, benvenuto. Ok. Oh, molto bene. Però Giovanni la stai provando da un mese. Cosa stai provando da un mese? La Lil Solid. Sono già iscritto, ma sei iscritto anche nel gruppo discussione? Magari sì, vado a vedere. Magari ho detto una cagata. Giovanni, sì, ci sei, Giovanni. Wow, a posto, benissimo. Non abbiamo nulla da che dirci allora. Quindi hai visto tutto. La sto provando da un mese.
Ma, ragazzi, cioè sta lì il Solid, tutta 'sta novità, non so, visto che la stai provando da un mese, dici che cosa ne pensi, poi lo metterò qua sopra in sovraimpressione, così almeno cerchiamo di comprendere al meglio. Ah, una cosa ragazzi, potete dirmi come si sente l'audio? Perché ho cambiato qualche impostazione e mi piacerebbe capire, cioè se mi sentite fluido, se lagga la voce, perché ultimamente ho una connessione un po' ballerina, quindi mi piacerebbe capire cosa come molto bene. Grazie Manuel, grazie. Molto bene, molto bene. Allora, differ. Ah, un'altra cosa, per i miei 3 grandi spettatori che ci sono in live. Tra una quindicina di giorni, quindi intorno alla metà di febbraio, mi piacerebbe riproporre un ulteriore live, in modo tale che esce la carrellata di video, ho la possibilità di creare magari un po' più di contenuti, magari sicuramente sarà già uscita la recensione della Lil Solid, però mi piacerebbe intervistare qualcuno di voi, cioè mi piacerebbe avere qualcuno qua a fianco con il quale magari ci possiamo scambiare delle idee. So che star davanti una telecamera o comunque un video, non è semplice, quindi comprendo. Io pensavo di avere uno spettatore. Tuo avviso? Interessante. Roberto, tu sei il top. Allora, prima di salutarti, innanzitutto buono studio, perché la letteratura spagnola non la conosco, ma penso sia molto affascinante. Allora, volevo chiederti quale fosse, a tuo miglior avviso, la miglior hits tabaccosa presente sul mercato. Ragazzi, cioè. Allora, quanti di voi hanno visto il video di oggi, che è uscito di oggi, delle Sienna? Spero tutti, mi auguro. Io vi ho detto una cosa, che le Sienna Selection io le confronto con un buon vino. Io confronto le Sienna Selection come un buon vino. Perché? Perché secondo me è un tabacco molto pregiato, quindi se ti devo rispondere qual è la miglior hits tabaccosa, ti dico le Sienna, anch'io, Sienna Selection. Per secondo ci metterei le Silver, poi ci metterei le Russet, poi ci metterei le Sienna Caps. Ma le Sienna Caps potrebbero diventare seconde in base alla stagione, perché è una trovata commerciale secondo me pazzesca, interessante, perché in estate con il caldo che fa avere in un unico pacchetto la possibilità di fumare un tabacco, chiamiamolo pregiato, a me piace comunque differenziarli con dei nomi che fanno capire perché, però le Sienna Caps hanno un grosso problema, che quella pallina mentolata tante volte quando tiriamo sentiamo quell'alone di menta che ci va a rovinare la boccata. Quindi avere in tasca magari in estate, nel periodo estivo, una Sienna Caps e una Sienna che magari la tiriamo fuori come vaso di Pandora, tra virgolette, no, ho detto vaso di Pandora, no, volevo dire Santo Graal, non è male. Quindi Roberto, io per risponderti e per essere veloce, perché la letteratura spagnola non vorrei che poi si incazzasse con me, sì, le Sienna Selection de Gustibus, sono pienamente d'accordo con te,
tanto i video sono già usciti, quindi non ho nulla da nascondere, anzi spero che la playlist vi stia intrigando, perché ho voluto appunto andare a recensire ogni singolo pacchetto per togliere ogni dubbio. Giovanni, stavamo parlando della Lil Solid, poi sei sparito. Magari l'hai già lasciato il commento, a me non è ancora arrivato, non lo so. Ah, comunque, per chi svapa, adesso faccio un po' di pubblicità. L'avete mai fumato questo? Excalibur dell'Alternative Smoke. Una liquirizia pazzesca. A chi piace la liquirizia è la fine del mondo. Allora, andiamo a leggere il buon Giovanni che cosa ci dice. Allora, differenza con la 3.2. Per riscaldare le X ci mette circa 20 secondi in più, poi non si riesce ad apprezzare il vero gusto delle X perché gli ultimi 3 tiri sono molto leggeri. Quindi a mio avviso hai praticamente riassunto quello che ho detto anch'io. Quindi siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Sì. E un'altra cosa, visto che si parla della Lil Solid, domanda: queste le porca, vabbè, così almeno la capite quali sono, le Maue Wave, le hai provate sulla Lil Solid? Vediamo. Io ti dico la mia, poi andrete sicuramente a vedere il video che uscirà venerdì. E grazie a te Roberto, buon proseguimento, buono studio e grazie ancora per l'iscrizione, grazie veramente. Allora, Lil Solid, andandola a provare con la Maue Wave, o meglio Purple Wave, non ho capito perché da una parte si chiama Purple Wave e dall'altra si chiama Maue Wave, vabbè, un nome poi indecifrabile. Su Lil Solid io ho notato che ecco, no, allora Giovanni, facciamo una prova, facciamo così, se la stai per provare ti dico già, fai una prova, provala sulla Lil Solid e poi scrivimi che cosa ne pensi. Vediamo. Io ti dico che quei 3 tiri, provando le Maue Wave, quindi gli ultimi 3 tiri, con un tabaccoso non esce fumo. Con le Maue Wave invece esce fumo ed è normalissima. Vediamo se mi dai l'ok. Vediamo, così almeno vediamo se lo fumate bene. Ok, perfetto. Ti è arrivato il messaggio. Dai. Guarda, sono proprio curioso. Io non so se tu hai la Nano Kit di Icemod, ma io le ho provate qua, le Maue Wave, e è qualcosa di pazzesco. Cioè, io che non amo i mentolati, oggi ne avrò fumate una decina, una dietro l'altra, perché il mirtillo nell'Icemod viene sprigionato in un modo fuori dal normale. E venerdì inizio il video dicendo sono veramente euforico. Sì,
Sì, sono proprio contento di queste Hits e son contento che il mio tabaccaio me l'ha date un giorno prima rispetto all'uscita ufficiale all'interno di tutti i tabaccai d'Italia. Quindi sono... No, ti manca. Ecco, se mai avessi da parte 39 €, ragazzi, questa tutte le batte, tutte. Questa è la mia moka del caffè. Cioè io senza questa, io recensioni è difficile che ne faccio, perché io tutto quello che vi porto sul canale di YouTube prima passa da qua. Tutto. Cioè non vi dico che cosa vuol dire fumare una Sienna Selection qua dentro. Cioè una Sienna Selection qua dentro, vi ho detto tutto. Cioè se già su IQOS 3 Duo è una bomba, qua è peggio che aprire un buon Amarone, quelle bottiglie pazzesche, veramente pazzesche. Aspetto la tua risposta, Giovanni, perché sono proprio curioso, molto curioso di... Innanzitutto grazie per chi si è iscritto, Mick Conte, quindi grazie. E no, devo dire che sono proprio contento di questa live, perché penso che mi abbia fatto bene farmi conoscere sotto un altro aspetto. Sono un essere umano come voi, quindi non ho nulla da nascondere. Anzi, vi invito ad andarmi a seguire sui social network, quindi vedete poi effettivamente quello che è la mia natura, quello che sono io. E comunque 2 ore di live, dai. Pensavo di farne una, invece siamo già praticamente a 2 ore. Quindi mi sa che tra poco, ragazzi, sta. Grande Andrea, che sei presente sul canale di Telegram. Grande. E grazie per aver dato il benvenuto a Gabriele. Allora, vediamo che in teoria i 14 tiri penso che siano arrivati quasi alla fine per Giovanni. Presumo, perché ormai siamo quasi 6 minuti da che ha scritto. Allora, appena provata, totalmente diversa, più buona, si sente tutta, è vero che esce più fumo negli ultimi 3 tiri. Bene, grazie per averlo detto. Grazie. Beh, spero di non averti troppo contagiato, che oggigiorno contagiare è veramente una brutta cosa. Però questa cosa è quello che io ho notato, cioè rispetto le Filt e le Hits, ti spiego anche il perché. Allora, le Filt penso che te l'abbiano già detto, presumo, sono degli stick dove all'interno troviamo il tabacco trinciato, quindi è un vero e proprio tabacco. La lamella, o comunque l'ago, si va a riscaldare tramite onde elettromagnetiche, quindi scaldandosi tramite onde elettromagnetiche, la Lil Solid secondo me è stata programmata per poi andare in protezione e non scaldare più, perché nel momento in cui il tabacco trinciato raggiunge una determinata temperatura poi si brucia, quindi c'è quell'effetto di non combustione, perché non arriva a 1000 gradi,
o comunque 800 gradi, adesso non so quanto possa arrivare una sigaretta, però tanti gradi rispetto a un riscaldatore di tabacco, e si crea, tra virgolette, quell'effetto pirolisi. Se tu vai a notare lo stick della sigaretta, il buco dello stick fumandola sull'il solid è completamente bucato. Se tu vai a vedere dentro, vedi il filtro. Cosa succede? Il grafico scende perché il tabacco trinciato si scalda molto di più del tabacco pressato. Il tabacco pressato mantiene il calore. Adesso non so come spiegarlo tecnicamente, perché non sono un tecnico, però è così, funziona così. Quindi per quello che gli ultimi 3 tiri con una HITZ rispetto una Filt fa proprio quel tipo di roba. Cioè, quindi gli ultimi 3 tiri dove il grafico in sostanza cade e arriva a 0, con il tabacco trinciato non abbiamo praticamente più fumo, perché non c'è più calore. Ma con il tabacco pressato delle HITZ questo viene mantenuto, perché il tabacco, comunque lo stick, si scalda molto di più rispetto le Filt. Quindi è per quello, ragazzi, che io non vi ho ancora portato questa recensione, perché io le sto provando tutte e voglio darvi una recensione completa. Cioè voglio che quando guardate il mio video voi sappiate tutto dalla A alla Z. Quindi sta a voi poi decidere se acquistarla oppure no. Non sapevi questa cosa sulla Lil? Beh, mi fa piacere che ti abbia aiutato a comprendere meglio quello che è il funzionamento della Lil Solid. E questo è in sostanza quello che mi piacerebbe che servisse il mio canale di YouTube, è in sostanza questo, perché io voglio proprio aiutare le persone a conoscere il prodotto, a avere una recensione veritiera. Allora ragazzi, io direi che siamo arrivati a 2 ore e devo andare assolutamente a bere un po' d'acqua, quindi io staccherei qua. Mi raccomando, vi chiedo eventualmente, per chi volesse seguire il canale Telegram, seguirmi sui social, quindi andare a seguirmi su Instagram. Mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella. Andrea De Bonis, buonasera a te Andrea, spero che tu non sia arrivato adesso perché stavo chiudendo la live. E quindi stavo dicendo, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, perché sto cercando di far uscire praticamente un video al giorno per riuscire a condividere sempre di più il mio canale. Cioè nei vostri consigliati devono uscire i miei video, perché io ho un obiettivo. Oltre a portarvi sempre contenuti migliori, quindi sto cercando di aggiornare un attimino la mia attrezzatura, cioè io voglio diventare il vostro punto di riferimento, come dice Giovanni, cioè sto seguendo sempre te, e io di questo, ragazzi, cioè io ve ne ringrazio, perché tra me e me non pensavo neanche di arrivare a dove sono arrivato adesso. Mi sono posto un obiettivo, quello dei 1000 iscritti entro settembre. Io spero magari anche di raggiungerlo prima, magari facendo queste live, facendomi conoscere molto più da vicino, cioè facendovi capire che io sono logorroico. Sono 2 ore che sto parlando, e in più ho creato, tra virgolette, altri social per non essere più quello dietro al video, ma essere una persona praticamente come voi, cioè molto semplice. Quindi Giovanni, grazie per le spiegazioni molto valide. Andrea, grazie per essere passato. Adesso siamo praticamente a 0 spettatori, quindi sto parlando da solo. Vi ricordo ancora di iscrivervi al canale, attivare la campanella, perché tutti i giorni usciranno dei video.
tutti i giorni andremo a implementare quella che è la playlist del Aroma by It's, quindi tutti gli aromi presenti in commercio in Italia verranno recensiti da Luca YouTube, quindi qualsiasi dubbio, qualsiasi cosa, scrivetemi su Instagram, scrivetemi su Telegram, rispondete sotto i video, fate un po' quello che vi pare, ragazzi. E niente, ragazzi, come sempre io vi saluto. Detto questo, ragazzi, ci vediamo alla prossima live, non video. Domani esce un altro video interessante perché parliamo non di It's, non di dispositivi, parliamo di tecnologia by IQOS, quindi attiva la campanella. Ciao! Bene ragazzi, chiudiamo questa live allora. Vi ringrazio a tutti e ci vediamo con una prossima live tra una quindicina di giorni. Fatemi sapere se qualcuno vuole essere intervistato, magari vuole venire qua con me in live e facciamo 4 chiacchiere. Ci conosciamo, cerchiamo di capire perché hai scelto IQOS, perché sei arrivato a fare questo passo, come hai smesso di fumare e soprattutto questa live deve diventare un punto di riferimento per tutte quelle persone che vogliono acquistare IQOS. Cioè, nel momento in cui io sono fuori dal tabaccaio dico, cacchio, vorrei comprare IQOS, ho visto che la fumano tutti, ma non so perché devo comprarla. Seguite Luca YouTube. Dai, alla prossima. Ciao ragazzi, grazie ancora a tutti per essere passati di qui stasera nonostante Sanremo. Quindi mi sento apprezzato. Dai, ragazzi, alla prossima. Ciao!